Oggi vi faccio vedere come preparare yaki onigiri, polpette di riso grigliate. Gli ingredienti sono riso originario giapponese, mirin, salsa di soia e sale. Questa è una ricetta da 2 porzioni. Abbiamo 200 g di riso originario giapponese. Lo sciacquiamo velocemente con l'acqua e eliminiamo subito l'acqua. E mettiamo poca acqua e lo raviamo mescolando e aggiungiamo l'acqua per poter eliminare meglio acqua. Dopo che l'abbiamo eliminata aggiungiamo di nuovo poca acqua e mescoliamo e aggiungiamo l'acqua per poter eliminare meglio l'acqua di nuovo. Dopo che abbiamo eliminato bene l'acqua per lavarlo aggiungiamo 260 ml d'acqua. Lo lasciamo in ammollo per 2 ore, se non avete tempo però minimo mezz'ora. Sono passati 2 ore, lo spostiamo nella pentola per cucinare il riso. Potete usare la pentola di qualsiasi materiale, ma quelli che vengono meglio quanto mi riguarda sono di terracotta e di alluminio. E la scelta di riso è molto importante soprattutto quando facciamo le polpette di riso come questa volta o per fare i sushi. Riso originario giapponese è anzitutto più buono come il sapore di sé e ha più l'amido nel riso che serve per legare fra i chicchi. Potete trovarlo in un negozio dove vende dei ingredienti giapponesi. Questa pentolina, visto che la misura è molto piccola, mettiamo sul fuoco più piccolo che avete e accendiamo il fuoco vivace. Dopo circa 6 minuti controlliamo. Se sta bollendo l'acqua, abbassiamo il fuoco al minimo e continuiamo a cucinare altri 5 o 6 minuti. Invece se non stava bollendo l'acqua, continuiamo la cottura con fuoco vivace. Una volta arrivata a ebollizione abbassiamo il fuoco al minimo. Sono passati 5 minuti da quando abbiamo abbassato il fuoco al minimo. Apriamo il coperchio e se vediamo che non vediamo più l'acqua sulla superficie del riso, assaggiamo un po' per capire se è cotto. Se è cotto, richiudiamo il coperchio e lasciamo riposare per 15 minuti. Invece se sentite che i chicchi di riso sono ancora crudi, aggiungiamo un po' di acqua e continuiamo la cottura. Dopo che abbiamo fatto riposare il riso per 15 minuti, il suo sapore è ancora più buono e meno al dente. Sento buonissimo profumo di riso cotto. Ho provato diversi risi originari giapponesi, ma il mio preferito si chiama Okome-san. Questo nome lascerò anche nella descrizione. Lo spostiamo sul piatto. Per noi giapponesi il riso bianco è sacro. Come per voi quanto è importante l'impasto della pizza, non è che pensate a poca importanza perché tanto ci interessa più la ricca di farcitura sopra. Se l'impasto della pizza ci porta al 7° cielo, possiamo anche ordinare la margherita. Se io non ce la farei mai perché amo la pizza con pieno di cose sopra. E tanti di noi giapponesi non buttiamo neanche un chicco di riso perché sia a casa che a scuola ci hanno insegnato il motivo di avere grandissimo rispetto per il riso e questo rispetto portiamo anche sui tutti altri cibi. Se volete approfondire questa cosa potete vedere un altro mio video che si chiama Riso bianco, dove spiego il significato dell'ideogramma del riso con il disegno e lascerò il link alla fine di questo video. Aggiungiamo mezzo cucchiaino di sale, un cucchiaio di mirin e un cucchiaio di salsa di soia. Lo mescoliamo in modo uniforme. Dopodiché dividiamo in 4. Dopo che abbiamo lavato le mani benissimo, le bagniamo con un po' d'acqua, mettiamo un quarta quantità del riso sulla mano e cerchiamo di creare la forma triangolo con 2 mani. Ho già pubblicato il video che si chiama Onigiri, dove spiego bene per fare onigiri. E sto spiegando che uno dei segreti per fare buoni onigiri è schiacciare il riso esterno per fare la forma, ma invece all'interno rimane più morbido.
Ma per fare yaki onigiri, che dopo dobbiamo grigliarli, bisogna schiacciare sia esterno che all'interno, in modo che fra di chicchi non si disfano mentre cuciniamo. Quindi pressate bene ogni polpetta del riso. Prepariamo una padella antiaderente. Questa padella che potete vedere ha un diametro circa 23 cm. Accendiamo il fuoco medio-basso, mettiamo le polpette di riso sulla padella e le lasciamo così senza toccarle e facciamo avere leggera bruciacchiatura. Quando le vediamo questo colore le giriamo e facciamo stessa cosa anche un'altra parte con fuoco sempre medio-basso. Quando toccate le polpette di riso per vedere il colore, prima bagnate un po' le mani con l'acqua, altrimenti vi brucia. Quando avranno avuto il colore della leggera bruciacchiatura su tutti e due i lati, mettiamo sul piatto. Spegniamo il fuoco della padella, aggiungiamo un cucchiaio di salsa di soia e un cucchiaio di mirin. Con il calore rimanente si cucina subito la salsa. Facciamo tornare polpette di riso sulla padella. Prima di riaccendere il fuoco, facciamo inzuppare la salsa su tutti e due i lati delle polpette di riso. Muoviamo la padella e facciamo inzuppare uniformemente. Riaccendiamo il fuoco piccolo. Muoviamo la padella. Dopo 20 o 30 secondi le giriamo le polpette. Se non abbiamo fatto degli onigiri pressati bene con le mani, proprio in questo momento così possono disfarli. Con il pennello di silicone cerchiamo di prendere la salsa e mettiamo sulle polpette di riso. Spegniamo il fuoco e impiattiamo. Ecco, i nostri yaki onigiri sono pronti. Sono semplici ma invitanti, sia il loro aspetto che il loro profumo, soprattutto il loro sapore. Per noi giapponesi gli onigiri sono come dei panini, per voi italiani possiamo considerarli come snack, un cestino da pranzo e insieme alla zuppa di miso, magari anche la frittata giapponese che si chiama tamago yaki diventa un pasto più importante dove si può condividere con la famiglia e degli amici. Questo video termina qui. Se vi ha incuriosito questa ricetta mettete un mi piace e iscrivendovi al mio canale potrete scoprire tante altre ricette giapponesi. Cliccando l'icona della campanella riceverete l'avviso della prossima ricetta appena postata. Grazie per aver guardato questo video fino alla fine. Ci vediamo presto con prossima video ricetta. Ciao a tutti!